filante e appetitosa. Prepara con me la scamorza affumicata in carrozza con un cremoso gazpacho. Iniziamo con la preparazione del gazpacho. Allora prendiamo tutti gli ingredienti che ci servono e comincio a tagliarli a cubetti. Questi poi li andremo a frullare. Quello che stiamo preparando, cioè il gazpacho, è una zuppa fredda andalusa. In Andalusia fa molto caldo, quindi spesso appunto si beve questa zuppa proprio per rinfrescarsi, e noi andiamo ad accostarla appunto alla nostra scamorza in carrozza. Eliminiamo i semini interni del peperoncino, ingrediente che puoi omettere se non ti piace il sapore piccante. Altro ingrediente rinfrescante è il cetriolo, che io ho sbucciato, e in ultimo la cipolla rossa, che è un pochino più dolce. Passiamo al pomodoro, bello maturo, lo tagliamo in quarti, eliminiamo la parte verde e poi una cosa che dobbiamo fare è eliminare anche i semini interni, usare quindi solo la polpa. Tagliamo anche questa grossolanamente. Ecco tutti i nostri ingredienti, manca la scorza di lime che darà una particolare freschezza, e poi andremo a spremerne anche il succo. Ora dobbiamo frullare gli ingredienti, quindi io mi servo di un mini cutter, che è questo attrezzo dotato di lame, ce ne sono anche di più grossi ovviamente. Butto tutto qui all'interno, aggiungo anche dell'aceto di vino bianco, dell'olio extravergine di oliva e del succo di lime. Per finire, qualche foglia di basilico spezzettato. Ah, dimenticavo, un pizzico di sale. E ora si frulla. Ed eccolo qui. Guarda com'è bello e com'è colorato. Ora lo metto in frigorifero. E tagliamo delle fettine di scamorza, più o meno dello spessore di mezzo centimetro. E adesso prepariamo fisicamente la nostra scamorza in carrozza. Qui ho 2 fette di pan carré, mettiamoci sopra la nostra scamorza, mi raccomando sii generoso. Dove ci sono questi pezzettini magari andiamo a prenderne qualche ritaglio da una fettina più piccola, e assolutamente dobbiamo coprire ogni posto lasciato libero. Poi, per renderla ancora più saporita, prendiamo un filetto di acciuga, lo spezzettiamo a metà e ne mettiamo uno da una parte e uno dall'altra. Perché? Perché poi andiamo a coprire con la fettina, andiamo a togliere il bordo scuro esterno e non buttare i ritagli, perché andremo comunque a impanarli e friggerli. Ecco, ora, come vedi, se ti ricordi, le 2 metà di acciughe erano da questa parte, noi andiamo a tagliare trasversalmente in modo da ottenere 2 triangoli, la classica mozzarella in carrozza fatta appunto col pan carré. Proseguiamo in questo modo fino a terminare gli ingredienti. Rompo 4 uova, le metto dentro ad una terrina, aggiungo del latte e rompo le uova con i rebi di una forchetta. Perfetto, la prima cosa che bisogna fare è prendere i nostri triangolini e passarli nella farina. Mi raccomando, passa soprattutto i bordi nella farina, perché la farina fungerà da collante, poi bisognerà passarli nell'uovo. Ora immergiamo i triangolini, ne mettiamo un paio alla volta, li lasciamo qualche secondo in modo che il pan carré assorba un po' di uovo, poi con molta attenzione li giriamo in modo che anche l'altra parte assorba bene. Scogliamoli per bene e mettiamoli nell'olio caldo a 175 gradi, olio di arachide. Ed ecco la nostra scamorza in carrozza pronta per essere mangiata. La mettiamo sulla carta assorbente da cucina, la lasciamo un minuto a scolare.
Intanto io procedo con le altre. Ed ecco gli ultimi due, ci siamo, ho finito. Mi raccomando, non buttare l'uovo mischiato al latte e neanche i ritagli della scamorza in carrozza, perché unendoli potrei fare un'ottima frittatina molto saporita. Vado ad impiattare. Ed ecco la mia scamorza calda e pronta per l'assaggio. Che dici, non è una bontà?